Ciao amici del bosco, oggi ho visite al bosco di Ujiji, è venuta a trovarmi Wateki. Ciao! La conoscete perché abbiamo fatto dei video insieme, la sua presenza è molto importante e naturalmente parliamo di erbe spontanee. Sa di fungo, buonissima. Tra l'altro in primavera è un momento dell'anno molto importante per le erbe e ti chiedo di aiutarmi facendo un giro a fare una mappa delle erbe interessanti che ci sono qua. Sicuramente non vedo l'ora di buttarmi nel vostro verde e scoprire cosa ci cresce qua. Tra l'altro insieme a Wateki, noi del Bosco di Ujiji abbiamo realizzato una guida con 5 erbe spontanee da raccogliere in questo periodo che potete scaricare. In questo momento c'è un'erba che proprio prevale su tutte, secondo me è la piantaggine. Ne vedo tantissimi esemplari, seguono un po' il mio cammino, stanno là dove il terreno è più compattato, giusto? È giusto perché piantaggine è una pianta che si trova sotto pianta di piede ed infatti si distribuisce così. Eccola una rosetta basale buonissima, goduriosa di Plantago lanceolata, questa qua, che possiamo riconoscere grazie alle sue venature parallele, una foglia allungata con apice acuto, le venature si riconoscono anche al tocco, una bellissima pianta, in questo momento ha gusto prelibato di champignon, una pianta che sa di fungo. Buonissima. Senti, la mangio cotta o cruda? Tutti e due, potresti fare sia pesto, che sarà un po' di fungo, potresti mettere foglioline ancora tenere nell'insalata, però anche cotta e prelibata io la uso soprattutto per ripieno di ravioli, insieme magari a un po' di ricotta se ti piace. Sa proprio di fungo, tra l'altro questo è buono anche come antistaminico. Se avete delle allergie mangiatevi qualche fogliolina quando siete in campagna. Abbiamo già trovato qualcos'altro di interessante. Cosa c'è? Cosa c'è? La pianta più conosciuta forse in quest'ambito, che è crespigno. Questo qua in particolare è un Sonchus asper, che si chiama così perché presenta alcune spine che in realtà sono abbastanza morbidi. È la pianta che si può mangiare sia cruda sia cotta, quindi queste spine non sono davvero tanto spinose. La pianta è molto gustosa, non è amara, a volte viene scambiata con cicoria, però non può essere cicoria perché è completamente priva dei peli e questo non è un esemplare grandissimo, però da quelli più grandi si può in realtà dal fusto sviluppare anche una sorta di puntarelli, sapete? Pulendo il fusto e poi dividendolo come si fanno con puntarelli, che puntarelli in realtà è un tipo di cicoria. Allora assaggio anche io l'erba ungente, Prova anche il fusto. Che può fare? Buono! Questo è ancora più buono, penso. E questi capolini dei fiori possono essere mangiati, sono utili? Questi si mangiano soprattutto preparati in sottaceto. Questi sono abbastanza piccoli, però quando ci stanno tantissime piante si possono mettere sottaceto e sviluppare una sorta di capperi. E qua invece c'è lui, bellissimo esemplare di Crepes vesicaria, che viene chiamato anche grugno porcino a volte. Vesicaria si chiama così perché sviluppa questi come vesciche, diciamo, ripieni di future infiorescenze che poi saleranno al suo turno, ramificati, si apriranno, prima come fosse un candelabro, no? In questo stato Crepes vesicaria è facilissimo riconoscere, invece quando noi troviamo una rosetta basale che ancora non sta per fiorire, non ha queste vesciche, allora la foglia spesso, molto spesso viene scambiata con cicoria, però a differenza di cicoria è molto più pubescente e i suoi peli sono un pochino di color bordeaux, se vedi, sono dappertutto, intorno a tutta foglia e intorno a tutta la costola. Si possono anche cucinare, però sono amarognole, tutta la pianta un po' amara. Quindi me la posso mangiare sia adesso che cominciano a crescere i fiori che ancora meglio quando è più giovane. Sì, quando rosetta basale è senza stelo floreale è ancora più prelibata, la pianta ancora non sta dando tutto a infiorescenza e quindi c'ha più anche di sostanze nutritive all'interno per noi. Tu la puoi mangiare cotta come cicoria, avrà stessa amarezza un pochino diversa se ti piace amaro e la tua pianta. Questa è amara però.
come ti avevo detto. Insegnami quali attrezzi devo avere, per cui tu hai tirato fuori anche la lente di ingrandimento. Cosa ci vuole per essere proprio i provetti riconoscitori di erbe? In realtà lente di ingrandimento è più come, per me è più una cosa estetica per relazionare meglio con le piante e assicurarmi che, ah sì, quello che ricordo che i peli sono un po' rossicci, ma non ti serve se tu vai a raccogliere qualcosa per pranzo in realtà. Io uso forbici o coltello, però non taglio le rosette basali interamente al colletto, ma raccolgo così. Per esempio, se voglio raccogliere questo crepes per pranzo, salgo tutti i suoi fogli così, la prendiamo, no? Sì. E poi, lasciando che pianta va magari in fiorescenza, se non mi serve questa parte, le taglio così, pulisco subito in campo tutte le cose che non mi servono, piccoli fogliolini di elemus che sono infilati, e ce l'ho già un mazzetto super raccolto, faccio con altre rosette basali stessa cosa, qua pianta rimane e può fotosintetizzare per riprodursi. Questo è quando ti interessa di salvare questa specie se non è tantissimo presente. Se invece è diventata invasiva, potresti anche decidere di tagliarla sul tuo terreno, puoi anche decidere di tagliarla al colletto e portare tutta quanta rosetta basale a casa. E là vedrai perché questa pianta si chiama grugno porcino, perché le sue foglie cominceranno a arrotondarsi creando come un capolino di fungo. Ah, ma questa pianticella qua che non è molto tipica per primavera, che è il farinello giovane che cresce di solito su terreno smosso, che ci hai messo qualcosa qua? Ma guarda, questa è la sparageta, quindi qui sono tutti asparagi. Tra l'altro queste piante le volevo togliere perché stavano, diciamo, occupando uno spazio non loro e non sapevo, non mi ero accorta che fosse il famoso farinello. Questo è il famoso farinello, un perfetto sostituto di spinaci, che infatti c'è anche gusto di spinaci. In questa fase, quando c'è pochissime foglie vere, lo possiamo mettere direttamente nell'insalata. Senti un po'? Tu riesci a vedere, Wateki, cose che io non vedo anche se sto qua da 10 anni, quindi mi aiuti a identificare e a conoscere ogni angolo della mia terra. Piano piano tu sei avvantaggiata dal fatto che qua ci stai frequentemente, quindi vedi come piante si sviluppano, segui il loro ciclo e ti eserciti l'occhio. Ma questo rosmarino che ti è fiorito, bellissimo, la accogliamo anche questo? Da mettere nell'insalata? Sì, possiamo mettere nell'insalata questi fiori. Il rosmarino è molto, molto bello, sì. Quindi si possono mangiare anche i fiori del rosmarino? Assolutamente, hanno stesse proprietà come la parte verde del rosmarino. Senti che odore? Fantastico. Ma quindi entro in competizione con le api però. Ma allora ce l'hanno tantissimo qua. Noi raccogliamo sempre solo 30% di qualsiasi cosa. Prima di arrivare al 30% di questa bontà ce l'avremo una insalata piena di fiori. Quindi quando andiamo a cercare le erbe ci possiamo portare anche un barattolo dove mettere a parte i fiorellini per fare più bella l'insalata, in questo caso anche straprofumata. E abbiamo trovato qualcos'altro di interessante, che poi a vederla non è tanto invitante perché c'ha questi pelucchi, queste bollicine. Invece... Sì, si chiamano verrucchi della foglia, sono molto tipiche per una pianta commestibile che si chiama asparagine in lingua locale ed invece in botanico si chiama Helminthotheca echioides perché ricorda echium con questi verrucchi. E questa in realtà, anche se non è molto invitante, è una erba buonissima, gustosissima e in misticanza crea una bella trama a palato, come dicono cuochi di alta cucina, perché non diventa un verde piatto, ma lo senti, lo identifichi ogni volta quando sulla lingua trovi esattamente questa foglia messa in misticanza. Quindi si riconosce quando si mangia anche dal tocco nel palato, però per essere sicura in fase di raccolta ci sono altre accortezze per controllare che sia quella giusta? Intanto questa rosetta basale sarà abbastanza fitta perché pianta è perenne. Poi noti che qua ci stanno anche queste venature rossastre che non sono un elemento costante, però aiuta anche a riconoscere perché è spesso presente. E poi ispidità, toccala e senti come pelletti si sentono perché sono un po' i foglie anche un pochino bollosa. Sì, i pelletti guardano verso il cielo, quindi... Esatto. E poi questo verde che non è scurissimo e non è molto chiaro, è il suo verde proprio. Guarda questa bellissima pianta gialla
Sì. Che cos'è secondo te? Cosa poteva esserci? I fiori gialli spesso sono il tarassaco, però questo non mi sembra. Infatti quando si vedono i fiori gialli, prima cosa che viene in mente è tarassaco, però tarassaco non fa mai tantissimi fiorellini sul stesso scapo floreale, no? Non è tarassaco, però ancora meglio forse di tarassaco perché questa pianta si mangia con piacere cruda, non è così amara come tarassaco ed è Crepis sancta. Queste foglioline le vedo adatte proprio a un'insalata, mi sembrano belle tenere che si possono mangiare anche crude, giusto? Hai ragione, sì, raccogliamola forse proprio per la nostra insalata di oggi. Ok. La mettiamo qua, però di questa pianta si possono mangiare anche i capolini, che sono wow. gustosi perché sono molto piccoli e non presentano troppo cotone all'interno. Che dici? Approvato? Buono. Gusto di foglia è neutro, però non è amaro. Crepis sancta, che si chiama anche radichella comune, ci aiuta a riconoscerlo grazie a queste macchioline sulla foglia, ti do una dritta, che non è una vibrosi, ma è sua naturale lentiggine, diciamo, che succede anche ad alcune persone in primavera. Vediamo bene le lentiggini della piantina. Wateki, grazie di questa ulteriore conoscenza che mi hai portato sul mio territorio. Raccogliere le erbe è una cosa fantastica, ci aiuta tanto anche per la salute. E intanto, Wateki, cosa possono fare? Possono scaricare la dispensa perché non possono venire qua in questo posto meraviglioso a camminare tutti quanti, però ci sta una dispensa che riporta alcune piante di questo posto di primavera. Grazie Wateki, adesso le faccio dire anche iscrivetevi al canale perché mi sembra che sia molto simpatica. Grazie, mettete un bel like e iscrivetevi anche al canale di Bosco di Adige, ne vale la pena. ciao!